Cari amici, buongiorno. Vediamo oggi cosa bolle in pentola. No, lei non bolle. Vediamo un po'. Oggi andiamo a fare polpo con le patate a modo mio. In questa pentola ho messo sale, olio e delle foglie di alloro. L'alloro e il sale e l'olio servono per insaporire. L'acqua così è già insaporita alla partenza. Poi ho preso il polpo, l'ho eviscerato, ho levato gli occhi e il becco. A questo punto andiamo a fare arricciare i tentacoli. E cosa facciamo? Lo prendiamo e andiamo dentro l'acqua bollente una volta, due volte. Vedete come si arriccia? Dopo rimangono così, che esteticamente sono più belli. 3 volte e alla quarta si cala. Si alza un po' la fiamma. Ok. Questo deve rimanere dentro almeno 25 minuti a fuoco lento. Di qua cosa ho fatto? Ho fatto una vinaigrette di limone, olio, sale, pepe. Dopo, quando il polpo sarà cotto, ci andrò a mettere anche un pochino di acqua del polpo, dopo vedremo, la andrò ad aggiungere qua. Qui ho tagliato le patate, le ho sciacquate bene bene dall'amido, perché io andrò a cuocerle a vapore. Ovviamente se voi non avete la vaporiera, le mettete le patate con tutta la buccia nell'acqua, ce le tenete una ventina di minuti, dipende dalla grandezza, le togliete, le spelate e fate dei cubettini. Io vi consiglio di fare dei cubetti così perché sono grandi come il polpo, così perlomeno quando entra in bocca la patata pressappoco è la stessa grandezza del patata e polpo, sono uguali. Questa è la vaporiera e qui dentro ci staranno 20 minuti. La consistenza deve essere semidura, nel senso devono essere al dente le patate, devono fare scrocroc in bocca. Vi aggiorno, qua la nostra patata sta bollendo, si sta lessando, gli strumenti elettronici ci aiutano, qua ci dice il tempo, uguale qua, manca 17, Dio vuole. Qui sta procedendo bene, perfetto. Intanto questa qua si sta insaporendo, va fatta molto prima, è una delle prime cose da fare questa qui, in maniera che prende il sapore. Ora fra 5 minuti ci andrò a mettere il sugo di polpo, aspetto del tempo in maniera che il succo sia più gustoso, quasi alla fine, agli ultimi 3 minuti. Sono pronte, la consistenza, vedete? È bella, no, è bella solida, cotte ma non si spappolano. Ok, sono passati 25 minuti, il polpo è cotto. Cosa ho fatto? Ho preso dell'acqua fredda, ci ho messo del ghiaccio. Ora gli farò fare uno shock termico per fare in maniera che la pelle rimanga attaccata completamente e non diventa muccosa. Sapete quell'effetto che fa il polpo quando lo cuocete? Che praticamente la pelle viene via e diventa bianco, secondo me non va bene, ma è bene mantenere il suo colore, o diventa mezzo bianco e il resto della pelle è muccosa. Facendogli questo shock termico, praticamente il polpo rimarrà perfetto, la pelle rimarrà attaccata perfettamente alla polpa e non si sbiancherà, per un discorso di un effetto visivo e anche in bocca, e anche un gusto. Ora, come detto, prendo un pochino di sugo, lo andrò a mettere, anzi faccio prima a fare così,
al sugo mi sembra abbastanza. Ok. Il polpo deve rimanere così per 5 minuti. Voglio far vedere come il polpo ha mantenuto la pelle, guardate. Guardate, non si leva. Non si sposta neanche di 1 millimetro. Perfetta, guarda, tutto, non si è levata un pezzetto di pelle. L'ho pulito qui, non c'è un lembo. Così ci andiamo ad aggiungere la nostra pozione. La andremo a mischiare. Allora, il polpo lo dovete fare un'oretta, due prima, perché io cosa faccio? Io ora finisco di girarlo, lo condisco bene bene, lo assaggio, importante, così posso dosare più o meno sale. Se fosse in più ci aggiungete un goccino di acqua e lo stemperate, se fosse meno lo aggiungete di più. Mi sono scordato il prezzemolo che ci andrò a mettere. Per l'acqua vi consiglio di non buttarla via, fateci uno spaghetto, ci fate bollire nella stessa acqua del polpo un bello spaghettino, che è spettacolare. E vi ricordo che non è importante, indispensabile la vaporiera. Con la vaporiera secondo me vengono meglio, ma se non l'avete basta anche una pentola a pressione, o se no, come detto, fate bollire la patata con la buccia intera, la togliete, la fate a dadini. Dei dadini, secondo me questa è la misura perfetta. Mi ero scordato l'assaggio. La consistenza buona. Allora, l'ultimo accorgimento: io vi consiglio, quando la andate a servire dopo un'oretta, 2, 3, quello che volete voi, lo dovete servire subito. Io lo dico soltanto per il tempo. Se sta fermo un po' di tempo, i sapori aumentano, si mischiano insieme. Comunque sia, io vi consiglio di servirlo tiepido, e potete fare in due maniere: una, metterlo al microonde per 1 minuto, pari pari nella stessa pirofila, quell'altra magari fate scaldare il famoso sugo che non avete buttato via, lo scaldate un po', prendete un po' di sugo, magari se è un po' seccato, ce lo mettete sopra, girate. Questo lo fa anche, solamente questo qui lo fa stiepidire. Se no, molti lo mangiano a temperatura ambiente o del frigorifero, come volete voi. Magari se è estate può anche andare bene nel frigorifero. Ora come ora io lo metterei tiepido. Prima di servirlo, una bella spruzzata sopra di prezzemolo a crudo, olio, gli aggiungete un filino di olio, un goccino di acqua, appena appena, un po' di pepe, e che Dio ce la mandi buona.